Cosa si può dire di un film come Accattone, su cui è già stato detto tutto e su cui si basa praticamente tutto un filone della storia del cinema, dell'arte cinematografica e del cinema delle periferie, dei diseredati, dei poveri e di tutto quel filone di cui Accattone è, secondo me, il più grande film mai realizzato. Il cinema delle periferie non ha nient'altro che possa arrivare a livello di Accattone, ma in parte o totalmente tutti si sono ispirati a lui, come in prima linea ad esempio Claudio Caligari con i suoi 3 film era ispirato totalmente da Pierpaolo Pasolini, ma Pierpaolo Pasolini a Roma è un po' come il prezzemolo, è ovunque, la sua faccia è disegnata in tutte le periferie, in formato gigante, gli eventi in continuazione arrivano e vengono fatti su Pierpaolo Pasolini. Pasolini è uno spirito che ha catturato Roma, che pervade Roma, è come un gigante che governa sulla città, la guarda dall'alto con il suo sguardo preoccupato e nello stesso tempo paterno, accorato, insomma sensibile e interessato a questa città, da cui Pasolini ha preso veramente qualcosa di ancestrale, di magico. Accattone con Franco Citti, un volto che sembra scavato nella pietra, con la sua sofferenza, che è poi una sofferenza reale dell'uomo che c'è dietro l'attore. Questo gioco tra attore e personaggio, tra periferia e persona che interpreta un ruolo che vive nella periferia, con il fratello Sergio che gira un film, un capolavoro assoluto come Ostia, in cui film sottovalutato secondo me, ma siamo veramente ai livelli quasi di Accattone, un film a cui Pasolini stesso collabora nello stile di Sergio Citti, che è uno stile più divertente, più grottesco rispetto a quello di Pasolini, che unisce un po', se vogliamo, Pasolini e Fellini nella visione così goliardica e nello stesso tempo drammatica delle periferie. Ostia, veramente un film da non perdere, capolavoro assoluto. Qui siamo sul livello Accattone. Accattone è uno dei più grandi film della storia del cinema, secondo me. Cosa dire di Accattone? Innanzitutto le inquadrature non sono mai particolarmente ricercate, le inquadrature di Pasolini, a conferma che il valore figurativo di un'inquadratura può nascondersi in forme non complesse come gli incredibili quadri barocchi di Fellini o qualsiasi altra inquadratura complessa voi pensiate. Le inquadrature di Accattone spesso sono semplici primi piani di Franco Citti che si staglia sulla pietra dura e assolata dei reperti archeologici di Roma. Sono inquadrature semplici primi piani, collettivi, figure intere delle persone al bar, degli amici di Accattone al Pigneto, al bar del Pigneto, dove pensi io andavo a farmi i capelli proprio lì a fianco, c'era un barbiere da cui andavo ed era proprio di fianco al bar che compare più volte in Accattone, che utilizza poi anche il bar Necci, che sta un po' più avanti di 100 metri, 50 metri rispetto al bar che vediamo più volte da fuori, con i tavolini fuori. E vabbè, concludo qui, perché per parlare di Accattone ci vorrebbe un trattato
antropologico, sociologico, un'enciclopedia, un video di 10 ore che in questo momento non sono in grado di fare, però la parola che mi viene più in mente per definire un film come Accattone, e come quasi tutta la filmografia di Pasolini, è ancestrale e arcaico. Queste immagini evocano qualcosa di ancestrale, di antico, potrebbero essere immagini che arrivano da millenni fa o che parlano di millenni, di una società avanti nel futuro di millenni. È difficile da spiegare. Queste periferie, questo calvario dei personaggi che attraversano questi enormi prati pieni di spazzatura, con tutti questi palazzi in costruzione nella Roma di fine anni 50, inizio anni 60, sono degli archetipi, delle immagini archetipiche che potrebbero essere trasportate in qualsiasi epoca e che raccontano in una maniera così precisa, così sacra, l'essere umano, la sua sofferenza, il suo percorso cristico, se vogliamo. Il percorso di ogni essere umano è un percorso che si rifà alla vicenda di Gesù Cristo, quindi ad esempio il Santo Rosario è in breve un percorso a tappe che ricorda come ogni essere umano in fondo sia sottoposto a queste prove, a queste stazioni, e che nessuno può sottrarsi alla sofferenza. E in più c'è tutto il discorso politico, la visione enorme, sconfinata di Pasolini, profetica, sulla povertà, sull'omologazione, sulle periferie, sui poveri cristi appunto di periferia, schiacciati dal sistema e costretti ad una vita miserabile. Se posso dire una cosa da regista che nota di come gli altri registi si ispirino, si copino in qualche modo a vicenda, rielaborando ovviamente le cose a cui si ispirano, non copiandole direttamente come fa un regista attualmente sulla piazza, che copia praticamente le inquadrature dei film di Fellini uguali, cioè è proprio un copia e incolla uguale della stessa inquadratura, e lascio a voi a indovinare chi potrebbe essere attualmente operante sul mercato e ai vertici della fama mondiale, ma italiano. E qui ovviamente non c'è autore più originale nella storia del cinema di Pierpaolo Pasolini, però ho notato nel finale questo omaggio molto esplicito a Ladri di biciclette, un finale che non so se volutamente oppure se inconsciamente Pasolini prende in prestito, cambiandolo poi, rendendolo sempre originale con la sua visione, però mi sembra che sia ambientato anche nelle stesse strade di Testaccio, del quartiere Testaccio di Roma, e con dei movimenti di macchina molto simili, una maniera di concludere il film molto simile, inquadrando da lontano Accattone che viene investito e che muore. Cambia la bicicletta, cambia la dinamica degli eventi, però la scena è davvero molto molto simile a quella di Vittorio De Sica in Ladri di biciclette. Per il resto che dire, Accattone è uno dei miei film preferiti, uno dei grandi film della storia del cinema secondo me, che ho visto decine e decine di volte. Non so a che quota sono arrivato, però ogni volta che trovo in un'arena o in TV Accattone di Pasolini non riesco a non vederlo un'altra volta, quindi sarò arrivato almeno alla 20ª visione. È un film di studio, è un film come ce ne sono davvero pochi, ed è un film fatto da un poeta. Questo è quello che fa la differenza secondo me,
è lo strumento del cinema utilizzato da un grande intellettuale, un poeta, che quindi utilizza il cinema per fare essenzialmente poesia. È un cinema di poesia, nello stesso tempo anche politico, ma è un cinema fatto da qualcuno che ha utilizzato tanti strumenti, ha utilizzato la poesia, la letteratura, il giornalismo, la predicazione anche, se vogliamo. Quindi ecco, il cinema, io non credo nel cinema fatto dai registi, il cinema ufficiale da registi che fanno di professione il regista. Di solito finiscono per fare sempre dei film banali che si adattano ai cliché dell'industria cinematografica, che inseguono i generi, che cercano di vendere il prodotto. Quando invece si mette in mano il cinema, il giocattolo magico del cinema, in mano ai grandi pittori, come succedeva negli anni 20 e 30, agli albori, si mette il cinema in mano a dei geni, disegnatori, fumettisti, ironici come Fellini, o a dei filosofi astratti come Antonioni, Bresson, o appunto a un intellettuale poeta dello spessore di Pierpaolo Pasolini, allora si vede il vero grande cinema, la vera arte del cinema. Quando si mette invece in mano il cinema a registi professionisti come quelli che crea l'industria anglo-americana, che ne so, tutti i nomi che volete di tutto il mondo del cinema, tutti i più famosi, sì, si ottengono a volte dei grandi film, per carità, però non credo sia la stessa cosa. Ecco, questo voler incasellare il cinema come categoria professionale fatta da registi, produttori, eccetera, sinceramente mi sembra una stronzata. E infatti il cinema fatto e applicato da persone al di fuori degli schemi, che utilizzano anche vari medium per esprimere le loro idee, spesso è un cinema che va oltre. Che altro dire di Accattone? Ah, ecco, al contrario del cinema di Caligari, per esempio di Non essere cattivo, che si ispira a mani basse a tutto il film Accattone, a tutto il cinema di Pasolini, arrivando a filmare i personaggi nelle stesse pose, mentre lì è un bar del Pigneto, qui siamo in un bar di Ostia, nel cinema di Caligari, però veramente le pose sono uguali, il modo di muoversi dei personaggi, perfino la composizione delle inquadrature. Ma appunto al contrario di questo film, un ottimo film, Non essere cattivo, però inquinato da un linguaggio televisivo, secondo me, che in maniera sotterranea pervade il film, non c'è niente di più lontano dalla televisione, ma non perché sia l'epoca in cui è stato girato Accattone, il 61 se non sbaglio, ma Pasolini avrebbe fatto un cinema antitelevisivo anche oggi, si sarebbe inventato qualcosa di completamente diverso. E sulla recitazione è proprio all'antitesi di Non essere cattivo, c'è un cinema praticamente non recitato, molti personaggi sembra che stanno leggendo le battute su un foglio, come si dice, ma che stai a leggere l'elenco telefonico? Recitano, è una non recitazione, una declamazione voluta dal regista, delle battute che diventano così essenziali, nude e crude, senza nessun orpello recitativo, un metodo che in maniera diversa mi fa venire alla mente il cinema di Robert Bresson, dove lì vabbè c'era una sottrazione totale, un'astrazione totale diversa, però diciamo che il modo di usare l'attore in qualche modo c'è qualcosa in comune, e quindi questo a testimoniare come la grande recitazione, i grandi personaggi non sono collegati alla grande
performance attoriale né da Actor Studios né da Studio De Noantri de Roma, Accademia Silvio D'Amico, che ne so. Cioè è proprio una maniera di mettere in scena gli attori così naturalistica, così appunto arcaica, ancestrale, che le battute in accattone potrebbero essere etichettate in un altro film come la recitazione più pessima che abbia mai visto in vita mia. Invece utilizzate in questo modo da Pasolini è proprio un discorso di visione, è proprio un discorso quasi mitologico della maniera di parlare, della maniera di recitare, della maniera di trascinarsi di queste figure in questi enormi scenari di periferia, con la musica classica che ritorna continuamente, che ci trasporta in questa dimensione sacra, in bianco e nero, dove quasi ci sembra di scontornare i personaggi, di svuotarli proprio dei loro volti, della loro personalità. Sembra proprio che queste forme, i contorni delle forme prendano il sopravvento e diventano qualcosa appunto che va oltre lo spazio-tempo in cui è stato realizzato questo film.